I lavori di Fornice Objects e Yu Zhao abitano lo spazio della Domus dei tappeti di pietra attraverso un intervento che si immerge all'interno del tessuto musivo dei tappeti stessi. Infatti i tappeti sono stati scoperti negli anni 90 e sono dei tappeti musivi di appartamenti privati. Ecco che quindi i pezzi di Fornice Objects ritornano in qualche modo alla funzione originaria, abitando degli spazi quotidiani che ognuno di noi vive nella quotidianità. I tre momenti di incontro si trovano invece in separata sede all'interno di teche, proprio per dare modo di fruire al meglio l'aspetto della metodicità e l'importanza che i dettagli hanno in questo momento molto importante di incontro. Marte è felicissima di presentare questo progetto all'interno di un sito archeologico che è tra i più importanti d'Italia, con due artiste di Ravenna, una, e della Mongolia interna, l'altra, ma che vive a Ravenna da molto tempo, e credo che questo sia davvero un momento molto importante per ritrovare anche il piacere di fruire di un luogo nel quale molti turisti spesso vanno e pochi ravennati invece visitano. La scelta del titolo Micro Objects viene proprio da questi tre momenti di incontro che trovano il proprio risultato finale all'interno dell'esposizione. Ecco che Micro quindi si ritrova all'interno della produzione di Yu Zhao e Objects riprende un po' il nome del brand di Chiara Ravaioli, che è Fornice Objects. Ciao, buongiorno, sono Chiara Ravaioli, designer e fondatrice di Fornice Objects, un marchio di design che nasce nel 2019 a Ravenna, con base a Ravenna. E il marchio è nato come, diciamo, un mio sfogo creativo tra un gioco di carta e forme, lo studio della materia, quindi la carta che è molto leggera con una struttura quale quella dell'origami, e si è poi tramutata nell'utilizzo della stampante 3D prettamente in ceramica, appunto per avere due materiali così contrastanti, come una struttura dovuta alla tecnologia della macchina e la ceramica invece che è un materiale completamente artigianale che subisce varie circostanze, come potrebbe essere l'umidità, il colore e appunto la struttura geometrica dei prodotti. Ciao, sono Yu, sono nata in Mongolia interna, Cina. Sono qui da 7 anni fa, sono una micromosaicista. Mosaico felato è una tecnica antica romana. Per realizzare un progetto di micromosaico prima dobbiamo felare dal madretinta o smalto. Usando la pinza devo felare le stecche, si può felare anche sottile come gli spaghetti, anche come i capelli. Personalmente mi piace di usare l'altra parte della stecca, non verticale. Questa per me è la mia firma. Yu ed io ci siamo conosciute un paio di anni fa, in quanto Yu vinse un bando per la realizzazione del trofeo di una barcolana, che è una gara di vela prestigiosa in Italia, e aveva bisogno di realizzare una vela. Al modellino ce lo facciamo vedere? Questa è la miniatura della vela che Yu andò a realizzare più o meno in questa dimensione, giusto? E l'idea era appunto quella di rivestire tutta la struttura con il micromosaico di Yu. E vedendo il lavoro di Yu ne sono rimasta letteralmente folgorata, perché non solo le sfumature di colore, ma anche proprio la dimensione delle tessere che si alterano, variano e creano queste iridescenze pazzesche. C'è sempre rimasta un po' la voglia di fare qualcosa assieme e credo che ne sia sfociata appunto in questa collaborazione che avrete l'opportunità di vedere, dove Yu appunto interviene su alcuni dei miei vasi in ceramica che sono stati realizzati e proprio mentre erano crudi, quindi più o meno la consistenza è quella di una mozzarella, veramente quasi intoccabile perché un minimo sfioro rimane il segno.
E Yu ha creato le sue aree dove poi, una volta che il vaso è stato cotto a 1300 gradi, è andato a intervenire con appunto i suoi bellissimi colori. Quando ci siamo conosciuti sono entrata nel laboratorio di Chiara e poi ho visto dei suoi fantastici vasi. Secondo me lei è più di un artista, invece non è solo un designer. Volevo sempre fare collaborazione con lei e poi questa volta abbiamo scelto 3 vasi. Uno è colore verde perché l'idea venne da Pineta di Ravenna, poi il pezzo blu è venuta da Marina di Ravenna, il pezzo rosso perché c'è Dante, quindi abbiamo scelto questi 3 colori per ispirarci. Quando sono andata a intervenire ho seguito la forma dei vasi perché è molto morbido, elegante, e poi ho messo dei miei tessili, ho fatto delle sfumature, secondo me è un valore aggiunto.